L'ultima settimana è stata dominata dalle notizie di mercato in entrata, in particolare quella riguardo Ademola Lookman che dal 16 luglio, esattamente 9 giorni fa, non ha praticamente lasciato spazio ad altro per quanto riguarda il mercato dell'Inter. Sarebbe ovviamente un colpo super di altissimo livello e quindi, come è normale che sia, ha catalizzato un po' le attenzioni mediatiche e anche dei tifosi, in attesa infatti che questo affare trovi la via di chiusura, sperando che sia quella positiva. Sono in tanti che da tempo chiedono aggiornamenti e ci chiedono costantemente se ci sono delle novità. Di Lookman abbiamo parlato molto negli scorsi giorni, sia nei contenuti che nelle varie dirette. Oggi invece facciamo un punto su quelle che sono invece le cessioni dell'Inter, perché tra le altre cose, anche mentre si parlava di Lookman, tante volte vi abbiamo detto attenzione perché l'Inter deve fare anche delle cessioni, sia per sfoltire un po' la rosa, perché ora comincia ad essere molto numerosa, ma anche per creare quello spazio a bilancio necessario per chiudere il colpo Lookman e perché no per fare anche un altro tentativo per Giovanni Leoni, che l'Inter continua a seguire con grande attenzione, è il preferito di Chivu, è il preferito della dirigenza e quindi quel colpo non è ancora sfumato, l'Inter ci vuole lavorare ancora. E sono proprio queste le ore in cui l'Inter ha finalmente iniziato a piazzare anche alcuni AD, chiaramente di portata minore rispetto alle cifre di cui si parla per Lookman e per Leoni su tutti, che però possono rivelarsi appunto molto utili per quello che vi dicevo un attimo fa. Stanno per entrare in cassa in particolare dei soldi freschi arrivati da 3 giocatori fondamentalmente. Uno è già ufficiale, Aleksandar Stankovic, uno è molto vicino a diventarlo, perlomeno da quello che arriva anche dalla Spagna, che è Tejon Buchanan, e poi c'è un ultimo interesse proprio di queste ultimissime ore per Mehdi Taremi, da una squadra che abbiamo già citato nelle scorse settimane, ma ne parliamo tra poco quando arriverò a parlarvi appunto di Taremi. Intanto ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, come sempre vi invito a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, siamo molto vicini ai 90.000 e quindi anche ai 100.000 iscritti, quindi mi raccomando continuate a sostenerci. Vediamo uno per uno allora queste 3 operazioni con tanto di cifre incassate, plusvalenza generata e spazio a bilancio liberato, e poi in coda facciamo anche 2 parole veloci sul discorso difesa per citare appunto anche l'operazione per Leoni. Partiamo dal colpo già ufficiale, come vi dicevo, che è quello di Aleksandar Stankovic. Da tempo si parlava di questa trattativa con il Bruges, che è stato un po' un tira e molla, ma alla fine si è conclusa positivamente. L'Inter incassa 10 milioni di euro e mantiene una clausola di recompra che dovrebbe essere da 22 milioni dopo il primo anno e intorno ai 25 dopo il secondo, quindi avrà una durata biennale. C'è una percentuale anche sulla rivendita che l'Inter si è conservata, che dovrebbe essere intorno al 15% in questa operazione, quindi l'Inter per ora non piazza la plusvalenza, perché sapete che quando ci sono le clausole di recompra la plusvalenza viene iscritta a bilancio o dopo aver esercitato la recompra o dopo averla lasciata decadere. Fin quando questa clausola è ancora presente, la plusvalenza non viene iscritta a bilancio. È la stessa cosa che è successa per Fabian e che succederà quindi anche per Stankovic. Stankovic che a livello di costo rosa libera circa 1 milione di euro, quindi poca roba. Qualcosa in più invece arriverà da Tejon Buchanan, che dopo essere stato già in prestito con diritto di riscatto al Villarreal, il Villarreal non lo ha esercitato, questo diritto di riscatto, però adesso è vicina a chiudere l'affare a titolo definitivo. Ha fatto un po' come ha fatto, se non erro, il Torino qualche anno fa con Lazzaro, e io mi ricordo che mi ero un po' arrabbiato perché dicevo mi sembra assurdo che tu hai un diritto di riscatto alla cifra X, non lo eserciti e poi ti ripresenti a trattare per lo stesso giocatore chiedendo uno sconto. Al tempo la chiusura dell'affare arrivò e anche in questo caso sembra essere prossima ad arrivare, perché il diritto di riscatto per Buchanan era, se non erro, di 13 milioni, invece le cifre di cui si parla per questo affare a titolo definitivo sono intorno ai 9 milioni, quindi qualcosa meno, però l'Inter aveva già incassato 1 milione dal prestito oneroso effettuato con il Villarreal, circa 9 di cessione a titolo definitivo, e anche qui dovrebbe esserci una piccola percentuale sulla rivendita. Qualcuno dice addirittura intorno al 20%, qualcuno qualcosa meno, però comunque ci sarà
una percentuale. Resta da capire se quei 9 milioni saranno tutti di base fissa o qualcosina dovrebbe essere anche di bonus eventualmente, però si parla di bonus facilmente raggiungibili, quindi possiamo all'interno di questo nostro calcolo considerare come 9 milioni la cifra che verrà incassata. La plusvalenza che l'Inter metterà a bilancio dovrebbe essere intorno ai poco meno di 4 milioni e mezzo, vista appunto la situazione a livello di costo rosa di Buchanan, e il costo rosa che libererà appunto il canadese è di circa 4 milioni e mezzo, quindi comincia ad essere una cifra interessante, non altissima però interessante, tanto quanto quella di Mehdi Taremi, che è l'ultimo nome di cui parlavo prima, e la notizia concreta di queste ore, che sta trovando conferme anche in Brasile, riguarda l'interesse del Botafogo che ha già ingaggiato qualche settimana fa Joaquin Correa a parametro zero, quindi nel nostro caso non è cambiato nulla a livello economico, però l'abbiamo citato appunto per per l'ingaggio, anzi, di Correa. Mi piacerebbe capire, insomma, che ragionamenti vengano fatti al Botafogo per volere Correa e Taremi, ma questi non sono problemi nostri, saranno eventualmente problemi loro. In ogni caso, l'Inter vorrebbe provare a incassare qualcosina anche dal cartellino di Taremi. Leggevo in queste ore qualcuno diceva che l'Inter potrebbe chiedere fino a 10 milioni di euro. A me sembra una cifra un po' alta per due motivi. Intanto la stagione di Taremi l'abbiamo vista tutti, quindi è molto difficile pensare di riuscire ad incassare una cifra di questo tipo, a maggior ragione se il club che lo vuole non è un club magari con particolari disponibilità economiche. Lui tra l'altro anche per via indiretta faceva sapere di voler rimanere in Europa, però leggevo che appunto su questo tipo di interesse del Botafogo, qualora la proposta, come sembra, sia importante, con un progetto interessante, potrebbe anche eventualmente accettare il campionato brasiliano. Tornando al discorso sulla cifra del cartellino, quello che arrivava fin dalle prime volte in cui abbiamo parlato del fatto che l'Inter volesse piazzare Taremi è che l'importante per l'Inter sarebbe liberarsi del suo ingaggio e anche del suo costo rosa, perché vengo a queste cifre, a bilancio Taremi pesa circa 5 milioni e mezzo e quindi ecco, liberarsi di questo peso ed eventualmente aggiungere una piccola plusvalenza che, ripeto, per me non sarà di 10 milioni di euro. Sarei contento nel caso, ma non credo. Io penso che sarà tanto arrivare a 5 milioni, che non sarebbero male, metterebbero assieme insomma delle cifre non indifferenti, anche perché il totale di queste tre operazioni sarebbero circa 10 milioni e mezzo di costo a bilancio liberato, più una plusvalenza che per il momento, contando i 4,5 di Buchanan, sarebbe questa. Se poi anche Taremi dovesse portare qualcosa, si aggiungerebbe anche la plusvalenza di Taremi. Sono tre giocatori che di fatto l'Inter non ha mai considerato come possibili, diciamo, componenti della rosa dell'anno prossimo. Fin dall'inizio si è parlato di cessione per tutti e tre per motivi diversi, chiaramente. Aleksandar Stankovic è un discorso, gli altri due è un altro, però insomma la questione era abbastanza chiara, quindi sono tutte cifre che in qualche modo rientrano nel discorso esuberi che l'Inter doveva cercare di riuscire a piazzare. E tutto questo, come vi dicevo prima, potrebbe essere utile per due ragioni. Intanto provare a sbloccare l'affare Lookman, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, è un affare importante per il quale è giusto anche essere tempestivi. Alle volte ho l'impressione che nel mondo in cui siamo oggi, in cui arrivano aggiornamenti costanti ogni minuto, la percezione del tempo sia un po' falsata, nel senso che si è parlato di Lookman, come vi dicevo in apertura, per la prima volta il 16 luglio, non son passati nemmeno 10 giorni, domani saranno 10 giorni. Non sono pochi, non sono nemmeno tantissimi, se si tratta di una questione, di un'operazione che dovrebbe toccare tra i 40 e i 50 milioni di euro. Quindi capisco l'impazienza, capisco anche il riferimento che tanti tifosi hanno fatto alle trattative per Bremer, per Buongiorno, più Bremer secondo me, più che Buongiorno, che appunto l'Inter ha seguito a lungo e poi sono sfumate perché è arrivata un'altra squadra, ha messo sul tavolo i soldi e li ha acquistati. Sono situazioni diverse, io credo che l'Inter abbia già fatto un passo importante nel fare una proposta molto sostanziosa all'Atalanta e nell'aver trovato questo accordo per Lookman che sembra motivatissimo a venire da noi. Leggevo addirittura in queste ore si diceva che sarebbe disposto anche a tagliarsi parte dell'ingaggio per concludere questa operazione. Io non so se sia vero, ma sarebbe una cosa notevole per quanto riguarda l'Inter in questo caso. Quindi io dico,
pazienza ancora per qualche giorno. Io penso che una volta che si formalizzeranno anche quantomeno la cessione di Buchanan, che si aggiunge a quella di Stankovic, poi eventualmente Taremi più avanti, l'Inter secondo me farà il rialzo decisivo all'offerta per l'Atalanta. Non so se si arriverà ai 50 milioni che l'Atalanta chiede, ma secondo me ci andremo vicino con i bonus, e a quel punto, tenuto conto di tutte le componenti di questa operazione, io credo che anche l'Atalanta un passettino verso Lookman lo possa fare, lo debba fare. Non dico di chiedere di diciamo accettare uno sconto enorme, però tra 50 e 47-48 penso che un passettino lo possano fare, lo vedremo. E anche il discorso Leoni, per andare poi in conclusione, come vi dicevo, sono cifre importanti anche quelle per Leoni, però l'Inter secondo me vuole davvero provare a fare entrambe le operazioni, magari trovando il modo, nel caso più di Leoni, credo, più che per Lookman, di concludere con un prestito con obbligo di riscatto. Pare che l'Inter l'abbia provato a proporre anche per Lookman, l'Atalanta ha detto di no, non le cambierebbe granché in realtà, però legittimo dal loro punto di vista dire di no, e magari può essere un po' più semplice farlo con il Parma, che è una squadra, con tutto rispetto, ma di livello inferiore rispetto all'Atalanta, magari trovando anche il modo di infilarci una contropartita tecnica, potrebbe essere una soluzione. Si era parlato per esempio di Sebastiano Esposito, sul quale però adesso sono arrivate anche altre squadre, quindi non so se alla fine sarà lui. Non sono né ottimista né pessimista, diciamo, sulla questione Leoni, però sono ottimista rispetto al fatto che l'Inter ci voglia provare davvero fino in fondo, anche perché, come vi dicevo prima, la dirigenza mi pare di aver capito che lo abbia battezzato come un colpo da provare a chiudere. Chivu lo ha allenato nella seconda parte della scorsa stagione e lo conosce, penso, meglio di tutti noi, quindi anche per quel discorso che giustamente in tanti hanno fatto in queste ore dicendo che l'Inter avrebbe bisogno di un difensore magari più veloce per il tipo di gioco che sembra voler fare Chivu. Idealmente sarei d'accordo, cioè lo dicevo anche l'anno scorso in realtà, poi però dico anche chi meglio di Chivu oggi mi può dire puntiamo su Leoni perché lui è l'uomo giusto. Quindi diciamo che quantomeno gli do il beneficio del dubbio, poi eventualmente a stagione in corso valuteremo quella che sarà stato l'impatto, però l'impressione che ho io, ancor più che il paragone con Bastoni, io ho in mente da un po' questo paragone più con l'operazione Barella, cioè l'Inter prende Barella, lo paga tanto perché anche Barella comunque venne pagato più di 40 milioni, ma nella testa c'era già il fatto che Barella sarebbe diventato quello che poi è diventato. Secondo me l'obiettivo e la speranza è che Leoni possa fare lo stesso percorso. Poi non è scontato perché si tratta di giocatori giovani che vanno incontro a 1000 dinamiche diverse, però l'impressione che ho io è che nella testa dell'Inter l'operazione sia un po' quella: faccio un investimento che oggi so essere anche superiore al valore stesso di Leoni, che oggi non può valere ovviamente 40 milioni di euro, ma nella prospettiva che poi fra 1, 2, 3 anni, quelli che sono, magari ne valga anche il doppio, e quindi vedremo se eventualmente questa cosa verrà conclusa. Ultimissimissima cosa, ho letto che in tanti hanno riportato in queste ore questa indiscrezione che mi pare ne abbia parlato anche Fabrizio Biasin sul tema Pavard e sul fatto che l'Inter potrebbe effettivamente essere disponibile ad ascoltare delle proposte per Pavard. Non è una cosa che mi sorprende, detto che poi dire che una squadra è disponibile ad ascoltare proposte non vuol dire nulla, nel senso, se c'è questa proposta ne parliamo, ma dire questo è un passo ancora più indietro. Ragionando a livello logico, Pavard è un giocatore che ha fatto 2 anni da noi, di cui uno buono, il primo, uno un po' meno, l'ultimo, nel quale ha avuto anche alcuni infortuni. C'è stata anche questa polemica finale della partita di padel, mentre lui era in teoria infortunato e la squadra stava giocando il mondiale per club. In più entra adesso nella stagione che il marzo prossimo lo porterà a compiere 30 anni, ha un ingaggio lordo oltre i 6 milioni di euro e un impatto a livello di costo rosa di poco meno di 13, se non erro. Sono cifre normali, perché Pavard è un giocatore importante, ha un curriculum importante, quando l'Inter lo prende come un top player, quindi non è che secondo me Pavard oggi costi troppo per il tipo di giocatore che potrebbe essere. Ci aggiungo un ultimo elemento però che mi porta a considerare come sensata questa ricostruzione: il fatto che alle spalle di Pavard c'è ancora Bissek, e settimane fa si diceva attenzione perché l'Inter potrebbe cedere Bissek se dovesse arrivare un'offerta importante. Per il momento questa offerta non è arrivata e quindi non abbiamo neanche potuto misurare se fosse effettivamente reale questa cosa. Più che altro quello che dico io è che Bissek sta per iniziare il terzo anno con l'Inter e
l'anno scorso ha fatto qualche errore di troppo, sì, però sta cominciando ad avere uno status che non ti potrà permettere di tenerlo in panchina ancora a lungo. Dovesse continuare a crescere e migliorare anche la prossima stagione, ad un certo punto si dovrà prendere una decisione, perché avere uno come Bissek con la sua età e con le sue prospettive dietro a un titolare diventa un po' forzato, ecco, secondo me, a questo punto. E quindi potrebbe avere una sua logica il fatto di dire: mi libero di Pavard, che appunto comincia ad andare nella fase finale della sua carriera e ha un costo notevole, e non a caso, da tempo ve lo stiamo raccontando, l'Inter comunque su De Winter tiene le antenne dritte, è un giocatore che piace. Al momento non viene fatto nessun affondo perché appunto il nome prioritario rimane Leoni, però De Winter è anche un braccetto destro, quindi non è un caso, ecco, che l'Inter comunque qualche attenzione su profili di questo tipo continui a mantenerla. Però ripeto, al momento su Pavard non c'è nulla, quindi eventualmente ne riparleremo qualora prima o poi dovesse arrivare un'offerta. Fatemi sapere nei commenti allora cosa ne pensate anche voi, anche su queste 3 cessioni che l'Inter sta provando a piazzare, in attesa di capire se effettivamente si potrà chiudere innanzitutto l'operazione Lookman, per mettere anche un po' più di tranquillità nel cuore di tanti tifosi che la stanno seguendo con molto pathos, e lo capisco, sarebbe veramente un colpaccio Lookman, e mi piacerebbe tanto vederlo nell'Inter. Per il resto vi invito ancora a cliccare sul tasto iscriviti e anche a passare dal club di Passione Inter su www.passioneinter.club per unirvi alla nostra grande community che cresce sempre di più. E per il resto, come sempre, per chi mi sta seguendo in podcast lo trova qui sotto in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qui un altro contenuto da recuperare.